Vediamo in questo video come si possono effettuare una serie di operazioni, o meglio, possiamo eseguire una serie di comandi con la libreria Pandas di Python che sono analoghi ai comandi che effettuiamo con il linguaggio di programmazione SQL. Si tratta di una sorta di confronto fra appunto questi due linguaggi. Per farlo utilizziamo Pandas sul software Jupyter Notebook, che è un software open source che ci permette di eseguire delle linee di codice con diversi linguaggi di programmazione, quindi tra questi anche Python. E Pandas è la libreria di Python che ci permette di eseguire operazioni di manipolazione e visualizzazione dati. Carichiamola con il comando import pandas spd, dove con spd si intende l'alias, il nome che daremo alla libreria pandas da qui in avanti per i prossimi comandi. E per importare il dataset si usa il comando pd.readcsv quando siamo in presenza di un file CSV, altrimenti read Excel se è viceversa un file Excel. Gli attribuiamo il nome FIFA perché in questo caso stiamo prendendo i dati, e vi lascio poi il link in descrizione, del dataset del famoso gioco FIFA, quello a cui avete giocato tutti, in cui ci sono una serie di variabili relativi ai valori dei calciatori in base alle loro abilità e viceversa. Vediamolo. Eseguiamo il comando con run, il tasto run che vedete, oppure un altro modo per eseguire il comando run è quello di premere contemporaneamente il tasto shift e il tasto invio. Ora possiamo visualizzare questo dataset. Scrivo FIFA e do invio. E in questo momento ho già effettuato un comando, una query di SQL, ossia il comando select, ossia select star, ossia tutte le variabili from FIFA, che è il dataset. Se io appunto do il nome mi dà tutte le variabili, in questo caso mi visualizza le prime 5 righe e le ultime 5 righe, e la stessa cosa con le variabili, mi fa vedere le prime 10 variabili e poi le ultime. Come vedete abbiamo un dataset molto grande, 18.000 righe e 85 colonne. Ed ecco qui, questo è il dataset. E per vedere che questo è un data frame, che tipo di oggetto abbiamo creato, si usa il comando type, quindi type con FIFA tra parentesi. Ed è infatti un data frame di Pandas. Ora vogliamo vedere quali sono le prime 5 righe del dataset. Si usa il comando add, FIFA.add tra parentesi, perché in questo caso è un metodo quello di add, che ci visualizza appunto i primi 5 nomi dei calciatori con tutte le loro variabili. Quindi ho effettuato una select per tutte le variabili limitandomi ai primi 5 caratteri. Ora non ho specificato nulla tra parentesi, quindi mi ha dato appunto i primi 5, le prime 5 record proprio per default, ma si può modificare, per esempio vogliamo i primi 20 calciatori ed ecco qua. Qui sono ordinati, credo, in base al valore della variabile overall in automatico, in base al valore assoluto al momento attuale, almeno al momento in cui è stato creato questo dataset che si riferisce all'anno scorso. Quindi all'interno possiamo specificare quanti ne vogliamo, ma possiamo anche vedere gli ultimi, quindi con il comando tail mi darà automaticamente le ultime 5 righe del dataset. Adesso vogliamo selezionare una singola variabile. Per esempio, intanto vediamo quali sono le nostre variabili. Con il comando FIFA e poi premo il tasto punto e il tab, qui mi compariranno tutta una serie di opzioni, tra cui c'è columns. Columns è l'elenco delle variabili, cioè mi dà l'elenco delle variabili del dataset, quindi sono una serie di variabili
che possono essere appunto qualitative ma anche quantitative. Infatti se effettuiamo il comando FIFA appunto e dovremmo trovare il comando allora questo qui describe è un comando che ci visualizza le caratteristiche, non ho messo però i due punti, va tra parentesi e mi descrive le variabili qualitative, quindi tutti i valori statistici, media, varianza, quantile, massimo e minimo. E poi adesso utilizziamo la variabile info. Con il comando info abbiamo l'elenco di tutte le variabili, ci dice quanti valori non nulli hanno e se sono intere, ossia quantitative intere, stringa, oggetto o comunque variabili qualitative, e le variabili float che sono quelle decimali. E adesso vogliamo effettuare una selezione su, per esempio, sulla variabile, allora cancelliamo questo qui con la forbice e vediamo l'elenco delle variabili, la variabile nationality, FIFA.nationality. Una cosa importante, fate attenzione alle maiuscole perché il linguaggio è case sensitive, quindi nationality con la N maiuscola, ed ecco che mi dà le nazionalità. Quindi in questo caso ho effettuato una select su una singola variabile. Ci sono due modi per effettuare questo tipo di operazione, o con il punto e poi il nome della variabile, oppure una parentesi quadra singola, perché è una singola variabile appunto. Infatti il risultato è lo stesso e se noi vediamo si tratta di una series. Con il comando type verifichiamo che effettivamente è una series, ossia è una vettore colonna. Se però noi volessimo estrarre variabili, allora dobbiamo utilizzare le doppie parentesi quadra e all'interno mettiamo le variabili che ci interessano. Punto add per avere appunto le prime 5, oppure c'è un'altra particolarità, si può scegliere di usare sia l'apice ma anche appunto le virgolette. In questo caso abbiamo messo l'apice anziché le virgolette, ma il risultato è sempre lo stesso. Adesso un'altra cosa che possiamo fare è quella di vedere il comando unique che mi dice tutte le differenti valori che di una variabile può assumere. Per esempio, è riferito sempre alla nazionalità. Prendiamo, ok, facciamo FIFA.nationality.unique. In questo caso mi fa l'elenco di tutte le differenti nazionalità dei calciatori presenti sul dataset. Un'altra cosa che volevo vedere è il comando size che mi dice la dimensione, quindi FIFA.size sempre parentesi, e questa è la dimensione del dataset praticamente di tutti i valori che abbiamo tra righe e colonne, mentre invece se noi utilizziamo il comando shape mi restituisce la forma del dataset, ossia 18.207 righe per 85 colonne. Infatti 18.207 per 85 mi dà appunto il valore che abbiamo visto precedentemente. E se noi poi prendiamo una variabile che ha uno spazio, per esempio la variabile weakfoot. Allora, se noi vogliamo chiamare questa variabile, visualizzarla, c'è una cosa da notare. Mi dà errore perché
Wikfoot ha uno spazio. Nel caso in cui dobbiamo visualizzare una variabile con uno spazio, si può utilizzare soltanto il comando con le parentesi quadre. Dov'è l'errore? Qua non ho chiuso. Ed ecco, infatti, è visualizzata. Per questo è opportuno sempre comunque nominare le colonne senza lasciare degli spazi, ma magari mettere un underscore, per esempio, tra una parola e l'altra, come in questo caso. Adesso un'altra cosa che per esempio possiamo fare è creare un'altra variabile. Per esempio, vogliamo vedere la differenza tra il potenziale di un calciatore, quindi quello che è il valore inespresso, meno il FIFA.overall, ossia il valore attuale del calciatore. Allora, diamogli un nome, quindi differenza, per esempio, e poi vogliamo aggiungerlo al dataset. Quindi, in questo caso, si fa FIFA, parentesi quadra, differenza, oppure non so come vogliamo chiamarlo, comunque il potenziale inespresso, un nome un po' lungo, magari fantasioso, e questo è uguale a differenza. Adesso se noi vediamo il nostro dataset, dovremmo avere l'ultima colonna potenziale inespresso e appunto per esempio possiamo vedere che name cosa ho mancato qui? FIFA, non ci va il punto, anzi il punto va messo qui 10. Sono dei giocatori che appunto tipo Messi e Ronaldo sono al massimo della loro potenzialità, quindi secondo il dataset non si prevede una loro crescita, ed altri invece tipo De Gea che per esempio è più giovane, e appunto questa è la differenza tra le due variabili. E un'altra cosa che volevo vedere è per esempio noi consideriamo la variabile FIFA overall value count. Questa mi indica tutte le differenti modalità, per tutte le differenti modalità, appunto, mi dice la quantità praticamente, facciamo un'altra variabile che è un po' più intuitiva. E mi dice per esempio per ogni possibile modalità della variabile nationality, appunto le varie nazionalità, mi conta quanti record sono presenti, per esempio la nazionalità Inghilterra, Germania, Spagna e viceversa. Bene, per adesso questo per oggi è tutto, e spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'attenzione. Speriamo al prossimo video.